storia va riscritta? Assolutamente sì, non ho mai asserito il contrario, anzi, ho sempre portato contributi molto importanti in questo senso. Guardate i video. Ho sempre, dico sempre, costantemente indagato in questo senso, portando svariate ricerche mirate e coerenti con la teoria degli antichi astronauti, spesso appoggiandomi direttamente a pubblicazioni scientifiche e ripercorrendo il lavoro degli archeologi e degli scienziati. Si guardi per esempio il mega speciale che ho realizzato poco tempo fa sull'antica città di Tiwanaku, e dove nello stesso video ripercorrevo la notizia della scoperta di antichissime città nel bel mezzo della foresta amazzonica boliviana. Ebbene, questo video, e penso che sia giusto fare delle premesse dopo il cataclisma che è successo con il quinto episodio della serie sugli egizi, questo video non va assolutamente in contrapposizione al quinto video sugli egizi, per il semplice fatto che appurare con pubblicazioni scientifiche alla mano e con dati reali e coerenti con la storia che conosciamo, che difatti determinati reperti non hanno 40.000 anni ma 4.600, non significa essere ortodosso. Non significa dare per scontato, per esempio, reperti come Göbekli Tepe, di cui tra l'altro parlo da anni. È giusto fare un minuto di premesse, se mi permettete, no? Anzi, vi dirò di più. Chi ha citato Göbekli Tepe o Cataluyuk sotto al video sull'erosione della Sfinge ha pesantemente decontestualizzato. L'uomo della fine dell'età della pietra del 10.000 a.C. che eresse Göbekli Tepe mise in piedi dei blocchi a forma di T, e non di certo delle piramidi alte 146 metri costruite rispettando la sezione aurea. Per fare ciò, l'essere umano dovrà attendere 5.000 anni, chiaro? 5.000 anni, dalla costruzione estremamente rudimentale di Göbekli Tepe alle piramidi passarono 5.000 anni, ok? Ecco, decontestualizzare in modo fuorviante non serve assolutamente a nessuno, e ci tengo a precisare che video come questi, perché ce ne sono molti come questo sul canale, non vanno assolutamente in contrapposizione con l'ultimo episodio della serie sugli egizi, anzi sono contributi estremamente importanti e coerenti con la ricerca, la storia e la scienza in questo senso, e aiutano invece di proporre minte a portare un lavoro coerente. Lavori come questi aiutano la comunità scientifica a prendere sul serio determinate teorie che fino all'altro ieri erano dichiarate teorie del complotto. Ci siamo? Ecco, ora che mi sono sfogato possiamo iniziare, e siccome voglio divertirmi, oggi voglio parlarvi di robe davvero strane, per le quali però, a differenza delle speculazioni di queste settimane, esistono serie e sufficienti prove scientifiche ed archeologiche per poter affermare che sono strane. Per esempio, oggi vi parlerò di un sito rituale sanguinario del Mesolitico risalente a 8.000 anni fa. Oggi si parla di religione, so che non lo diresti mai, ma oggi non si parla di archeologia, ma bensì di religione. Ci si appoggia ai ritrovamenti archeologici per parlare di religione e delle nostre origini europee. Facciamo un excursus veramente devastante. L'archeogenetica non è una parolina uscita dai libri inventati di Jimmy lo scrittore, ma è una disciplina che si basa sull'applicazione delle tecniche molecolari negli studi di genetica delle diverse popolazioni del mondo. Si occupa, tramite la genetica, in poche parole, di studiare il passato umano attraverso l'analisi di campioni di DNA antico, ok? Da ritrovamenti, ossa, eccetera. E questa nuova branca della scienza, a differenza delle speculazioni e delle fesserie fantascientifiche che vengono proposte qui su YouTube, ci ha permesso di determinare un'origine ben precisa di determinati e misteriosi popoli antichi. E in archeogenetica il termine Scandinavian Hunter-Gatherer, abbreviato in SHG, è il nome dato ad una dinastia ancestrale che rappresenta la discendenza dai cacciatori-raccoglitori del Mesolitico in Scandinavia, ossia in Norvegia, Danimarca e Svezia, nella penisola scandinava. Il Mesolitico va dal 10.000 all'8.000 a.C. Ebbene, ve la faccio semplice. Abbiamo studiato il DNA di queste popolazioni, l'abbiamo confrontato con altri ritrovamenti e oggigiorno sappiamo precisamente da dove proveniva l'uomo della pietra scandinavo. Sappiamo addirittura i flussi migratori dell'11.000 a.C. che portarono alla formazione di questa suddetta popolazione di uomini. E così è per la maggior parte delle stirpi antiche che popolarono il pianeta Terra. Ebbene, sapete che cosa hanno determinato gli scienziati? Hanno appurato DNA alla mano in una pubblicazione scientifica su Nature del 2014 che l'uomo della pietra scandinavo è, pensate, il discendente dell'81% dei cacciatori raccoglitori occidentali.
Un dato veramente devastante, allucinante, che ci fa comprendere quanto potesse essere grande e vasta questa popolazione nordica rispetto alle altre. Ora, come vivevano? Ebbene, lo dice la parola stessa, no? Cacciatori-raccoglitori. Non praticavano alcuna forma di agricoltura o di allevamento e di conseguenza non avevano economie produttive in senso stretto del termine, si accontentavano quindi di costruire capanne, di raccogliere le bacche, di comunicare come Jimmy lo scimpanzé ed erano abili cacciatori che scolpivano le pietre e costruivano utensili molto rudimentali. Ora, che cosa è successo negli ultimi anni? Ebbene, negli ultimi anni, cari amici, è stato scoperto che queste persone avevano dei culti. Ebbene, potrebbe sembrare assurdo perché dici non conoscevano la differenza fra un seme e un pezzettino di escremento di coniglio e mi dici che si facevano già i viaggi mentali in merito alle divinità, le stelle, pregavano e compivano sacrifici? Ebbene, pensare all'uomo della pietra, che è talmente preparato da costruire un tempio in favore agli dei, è piuttosto difficile da credere, no? Göbekli Tepe però ne è l'esempio più antico, 10.000 a.C. È il tempio in pietra più antico mai scoperto dalla razza umana e comparativamente in Nord Europa sorgeva Canal Jorden, un sito archeologico nella città di Motala in Svezia. In questo sito sono stati trovati dei teschi e quella che state guardando è la ricostruzione facciale fedele fatta con dei supercomputer e basandosi sulle indicazioni genetiche di come erano fatti gli uomini in quella zona in quel periodo di una persona sacrificata di cui ne sono stati trovati resti archeologici delle ossa con dei legni infilati nel teschio ritrovato dagli archeologi a riprova del fatto che la sua testa è stata, come dire, per dirlo in maniera family friendly, attaccata ad un palo di legno su di una piattaforma in mezzo ad un laghetto e usata per un rito in favore degli dei. Di quali divinità si trattasse, in che cosa consistevano, che aspetto avevano questi antichi culti, di che cosa parlavano, che sacrifici richiedevano, in che modo e perché sono nati, eccetera, non ne sappiamo assolutamente niente. Ed è questo che affascina. Si presume che comunicavano a gesti, figuriamoci se hanno lasciato prove scritte. Ecco, abbiamo avuto la fortuna però di ritrovare utensili, ossa, ritrovamenti e siti archeologici in Svezia risalenti a 8.000 anni fa che ci hanno permesso di individuare il più antico sito rituale mai scoperto dalla razza umana. Questo è sconvolgente e apre innumerevoli questioni di carattere religioso. A Canal Jorden, intorno al 6000 a.C., ossa umane e animali erano state deliberatamente disposte su di una piattaforma di pietra sommersa al centro di un piccolo lago. Canal Jorden ha fatto notizia a livello internazionale nel 2018 quando i ricercatori hanno pubblicato su Nature, così tanto per dire, un rapporto in merito allo scavo, osservando che il legno conservato all'interno di 2 dei teschi ritrovati indicava che almeno alcuni dei teschi ritrovati erano stati montati su dei pali. Non era niente che gli scienziati avessero visto prima e il ritrovamento ha letteralmente fatto rabbrividire i ricercatori. Canal Jorden, che è stato scavato fra il 2009 e il 2014, è un sito archeologico particolarmente affascinante di cui nessuno ti ha mai parlato, semplicemente perché certe cose rimangono rilegate in determinati ambienti perché troppo difficili da spiegare. Parliamo del Mesolitico, un periodo dopo il ritiro degli ultimi ghiacciai della regione e durante il quale gruppi di cacciatori si radunarono sia dall'Europa continentale e occidentale che dall'Europa nord-orientale. Migrazioni risalenti a circa 11.000 anni fa che hanno prodotto gli SHG, ossia nell'ambiente i cacciatori-raccoglitori scandinavi. Ora, c'è una peculiarità che si riferisce ad una minoranza di questa popolazione scandinava che praticava culti alquanto sanguinari. I resti di Canal Jorden, che a quanto pare era uno dei tanti insediamenti dell'uomo della pietra scandinavo nella penisola, in questo caso in Svezia, sono diversi sia dalla maggior parte delle altre sepolture mesolitiche scandinave, sia da qualsiasi altra popolazione di uomini della pietra che tendevano ad essere sepolti nel terreno. A Canal Jorden invece, intorno al 6000 a.C., i cranei di 9 uomini e donne furono deliberatamente collocati nel lago, forse tutti montati su pali e intervallati dalle ossa mascellari di diverse specie animali locali, tra cui cinghiale, orso, cervo e tasso. Vi immaginate la scena per piacere? Provate ad immaginarvela. A questi teschi appesi venivano messe mandibole animali nel 6000 a.C. da gente che scolpiva la pietra e parlava a gesti. Piuttosto surreale.
No? Surreale, ma non è una pratica strana, la ritroviamo molte altre volte nel resto del mondo. Sì, il piccolo problemino è che qui stiamo parlando dell'uomo della pietra e questo, come dire, crea non pochi problemi, specialmente quando ci dobbiamo per forza di cose mettere a parlare di riti e sacrifici religiosi di cui non sappiamo assolutamente niente. Tutti i volti che stanno passando sono ricostruzioni fedeli e scientifiche, più che altro, dei teschi sacrificati e ritrovati. I ricercatori, tramite le analisi di archeogenetica, hanno ricevuto informazioni essenziali in merito alla provenienza di queste persone e probabilmente avevano gruppo sanguigno negativo. Ecco perché sono state sacrificate, secondo me, secondo me. Dobbiamo forse anticipare di qualche migliaia di anni la nascita delle religioni? Dobbiamo forse ricondurre all'uomo della pietra i culti che si diffusero in Europa e in Medio Oriente, specialmente nella mezzaluna fertile fra il Tigri e l'Eufrate a partire dal 4500 a.C.? Perché se ve lo chiedessero, questi ritrovamenti riscrivono letteralmente la storia. Il titolo non è che è lì per fare il figo e attirare 4 visualizzazioni, capito? Questi ritrovamenti archeologici, e quindi non le speculazioni, questi ritrovamenti archeologici riscrivono la storia delle religioni, perché semplicemente per la storia convenzionale la prima civiltà evoluta che pose in essere il concetto di sacro e divino furono i Sumeri nel 4000 a.C. circa. Ecco, e invece no. Göbekli Tepe, Canal Jordan. Ma, signori, Canal Jordan è ancora più suggestivo di Göbekli Tepe. A Göbekli Tepe abbiamo trovato un tempio, qui abbiamo trovato le prove incontrovertibili che avvenivano sacrifici nell'età della pietra. Cioè, state capendo? Vogliamo parlare dunque del collegamento geografico e temporale dei sacrifici rituali nell'antichità? Ci rimanete veramente male, cioè uscite da questo video veramente provati se inizio, ok? Ebbene, facciamo la stessa domanda che faccio da 3 anni dall'apertura del canale, la stessa domanda, ok? Come hanno fatto popoli distanti nel tempo e nello spazio, che non sono mai entrati in contatto fra di loro, a rispettare le medesime tradizioni? Sud America, 250 d.C. I Maya, come tutte, ripeto, tutte le altre civiltà precolombiane, praticavano assai notoriamente sacrifici umani. 250 d.C. Sud America. I Sumeri, che abitavano nell'attuale Iraq, quindi proprio da tutt'altra parte, dall'altra parte del mondo, nel 4000 a.C., nel cimitero di Ur, scoperto nel 1922, facevano sacrifici umani. Svezia, Canal Jordan, 6000 a.C., sappiamo per certo che i cacciatori-raccoglitori scandinavi praticavano sacrifici rituali. Gli egizi in Nord Africa nelle prime fasi della civiltà e quindi all'incirca intorno al 3200 a.C. praticavano sacrifici umani nei riti funebri. E anche qui siamo in Nord Africa. Gli antichi greci a partire dal 500 a.C. praticavano sacrifici umani sull'altare di Zeus. I cananei che precedettero l'arrivo degli ebrei in Palestina e che arrivarono nella penisola arabica nel 4000 a.C., che in nome del dio Moloch praticavano sacrifici rituali. Comunque ne ho parlato veramente troppe volte dei cananei, ora ci devo fare un episodio dedicato, Comunque si può letteralmente continuare all'infinito. I riti di fertilità addirittura in Australia prevedevano migliaia di anni fa sacrifici rituali. In Australia. Volete dirmi che è un caso? Come facevano antiche popolazioni australiane ad avere le stesse usanze religiose dei popoli mesopotamici, se le due culture non sono mai entrate in contatto? E lo stesso vale per tutte le altre civiltà citate. Ora, Canal Jordan apre uno spiraglio storico basato su prove e ritrovamenti storici reali che ci permettono di affermare che addirittura l'uomo della pietra venerava determinate divinità sanguinarie e presumibilmente celesti. A quanto pare, cari signori, 2 più 2 fa 4, queste antiche divinità non erano così buone e misericordiose come ci raccontano i libri di storia. Se tutti nel mondo praticavano le stesse usanze, ci deve essere stata una costante che li ha spinti a farlo materialmente. Non c'è assolutamente via di scampo. E ritrovamenti come Göbekli Tepe e Canal Jordan sono letteralmente in grado di riscrivere la storia della religione. Per oggi, cari signori, è tutto e mi fermo qui. E se il video riceverà le attenzioni che merita, approfondirò magari parlando di Çatalhöyük, delle città di 5200 anni fa affiorate dalle rive dei fiumi in Mesopotamia e di antichi ritrovamenti e antichi misteri. Se il video ti è piaciuto quindi,
Che devi fare? Devi lasciare un like e farmi vedere in quanti siamo. Io vi ringrazio per essere stati con me e spero davvero che il video vi sia piaciuto. Vi abbraccio fortissimo e vi ringrazio. Noi ci vediamo presto, molto presto, nel prossimo episodio. Adieu!